Il 1° marzo del 2024 è venuto a mancare uno dei mangaka più rilevanti della storia giapponese, ovvero Akira Toriyama. Nonostante Toriyama sia stato un pilastro della mia infanzia e della mia crescita, non essendo un content creator che parla specificatamente di fumetto, non ho prodotto video o altro al riguardo. Non avevo particolari idee per qualcosa che non fosse un semplice video con doglianze e pubblicare qualcosa solo perché sì, per capitalizzare sul momento, francamente non mi piaceva molto. Ho invece approfittato dell'evento, per modo di dire, per rileggermi per la miliardesima volta Dragon Ball, un manga incredibilmente bello e piacevole da leggere oggi come ieri, snello, veloce, ben disegnato, divertente, eccetera. Tuttavia, giunto alla saga di Cell, non ho potuto fare a meno di notare per l'ennesima volta come tutta la storia non tornasse. Quindi mi sono armato di cervello, carta, penna e della mia non trascurabile esperienza nel campo dei viaggi nel tempo per tentare ciò che nei decenni in molti hanno provato e quasi tutti hanno fallito: trovare una spiegazione logica alla saga di Cell. Per chi è nuovo del canale, io sono Gaigan e benvenuti in questo nuovo video, il problema dei 3 Cell. Oggi volevo a tutti i costi fare un video super nerd a livelli fuori scala, una di quelle discussioni che si posizionano sul livello di è più forte Goku o Superman, che se vi beccano a guardarlo sul cellulare al liceo vi precludete l'accesso all'altro sesso per almeno un annetto buono. Prima di proseguire vi invito, qualora il video vi piaccia, a iscrivervi, mettere like e lasciare un commento, e se vi va aiutatemi a diffondere il video, mi sareste di enorme aiuto. Iniziamo col dire che no, ovviamente tutta la questione di Cell di base non funziona. E non funziona perché Toriyama non ci ha pensato così a fondo. È un problema? No. Il fatto non preclude minimamente la godibilità della saga degli androidi, ma i viaggi temporali sono un argomento affascinante in cui è bello anche solo perdersi per affrontare le varie possibilità e paradossi che questi ci offrono. Ho seri dubbi che qualcuno non conosca la saga di Cell di Dragon Ball, non avrebbe neanche senso per voi aver cliccato e aperto questo video così fosse. Ma per chi avesse bisogno giusto di un ripassino, beh, prendete Terminator e Terminator 2, miscelateli insieme vigorosamente, presentateli con un'estetica toriyamesca ed ecco a voi la saga degli androidi e di Cell. D'altronde Tori non era nuovo a prendere numerosi spunti dal cinema, soprattutto quello di fantascienza, e ci piace anche per questo. Tanti autori giapponesi si sono ispirati a prodotti occidentali. Porca di quella principessa serpente, prima o poi metterò le mani in faccia a quello che ha regalato il cofanetto Blu-ray di Guerre Stellari a Nomura mentre stava lavorando alla stesura di Birth by Sleep. Vabbè, non divaghiamo, non sono come altri youtuber, non ho bisogno di infarcire il video di cazzate per arrivare a 8 minuti, anzi, mi tocca sempre tagliare qualcosa. Negli anni sono stati proposti vari tentativi, anche ufficiali, di trovare una spiegazione logica agli eventi di Cell, ma sempre insoddisfacenti per me. Prima di affrontare le mie varie teorie che mi hanno portato alla formulazione di una conclusiva, voglio spendere un paio di minuti per ripercorrere tutte le informazioni e le date che il manga ci offre per venire a capo di questo rebus, così che tutti possiamo avere le informazioni essenziali. Utilizzeremo principalmente le informazioni ufficiali, niente filler e niente film. Nel caso di Dragon Ball Z ci affideremo al manga, per esempio, più che all'anime. Nell'anime, per esempio, Cell sostiene che Vegeta sia stato ucciso da C-17 nel suo futuro. Il manga questa cosa non la sfiora minimamente, quindi non la terremo in considerazione. Prenderemo qualche utile nozione anche da Super, che mi spiace per molti di voi, ma è canonico, quindi valido. Seppur non considereremo la questione di Zamasu in questo video, anche perché tutta la saga di Zamasu rispetto a quella di Cell è un viaggio nel tempo for dummies, è molto semplice e lineare, si può incastrare perfettamente su varie soluzioni di timeline. Ora, rapidamente, ripercorriamo tutti i dati a nostra disposizione. Alcuni eventi potrebbero avere un minimo grado di incertezza, ad esempio un evento potrebbe essere accaduto a cavallo fra 2 anni, rendendo difficile una precisa identificazione, ma fintanto che sono variazioni piccole con un intervallo di pochi mesi non ci causano troppi problemi. Prima di tutto, perché 3 Cell? Perché per quanto ne sappiamo noi, nella storia di Dragon Ball esistono ben 3 Cell. Il Cell ucciso da Gohan, il Cell ucciso da Trunks del futuro e il Cell ucciso da Krillin. 3 Cell per 2 timeline. Oh, sarà divertente! Quando Trunks viaggia indietro nel tempo la prima volta, ha 17 anni di età per sua stessa missione. Poco dopo rivela altre informazioni utili. La prima è che viene da circa 20 anni nel futuro. La seconda è che nascerà fra 2 anni e mezzo a partire da questo momento. La terza è che fra circa 3 anni, il 12 maggio, appariranno 2 potentissimi cyborg. Infine che Gohan è morto 4 anni fa, secondo il suo punto di vista, quindi 16 anni nel futuro a partire dal presente.
Quando Trunks, Bulma e Gohan trovano la macchina del tempo usata da Cell, Trunks scopre che la macchina viene dal 788, ovvero 3 anni dopo il suo secondo viaggio, e che è arrivata 4 anni prima, quindi un anno prima della sua prima visita, da cui sono trascorsi per noi 3 anni circa. Queste sono tutte le informazioni utili fornite da Trunks. Non sono poche, ma manca ancora qualcosa e ci viene in aiuto Cell, che piccolo, con il più banale dei trucchi alla dato che sto per morire, che ne dici di rivelarmi il tuo potentissimo diabolico piano punto per punto senza escludere niente? Riesce a farlo parlare molto a lungo. Qui ricaviamo alcune informazioni essenziali. Cell non è in grado di usare la macchina del tempo, ha viaggiato fino a un anno prima dell'arrivo di Trunks perché Trunks aveva già impostato quella data. Questa informazione è importante perché è uno dei 2 punti che non viene spiegato da quasi nessuna teoria. Nel futuro di Cell, 17 e 18 sono scomparsi. Lui non ha idea di cosa sia accaduto, suppone che Trunks li abbia eliminati in qualche modo. Quando Cell racconta dei robot spia di Gero, spiega come abbiano raccolto le cellule di tutti i più grandi guerrieri del mondo. Quando parla di Freezer e Cold, le scene mostrate della morte dei due sono quelle in cui è Trunks ad eliminarli. Potrebbe essere un modo pigro di riciclare illustrazioni già esistenti, ma successivamente Cell aggiunge come i robot valutarono l'idea di raccogliere anche le cellule di Trunks, quindi Trunks era presente. E quindi Cell proviene da una timeline in cui Trunks ha viaggiato indietro nel tempo. Stiamo iniziando a entrare nel vivo, ragazzi. Le ultime informazioni forniteci da Cell sono che lui sarà concluso solo fra 24 anni. Questa frase è strana e causa alcune complicazioni, ma diciamo che può essere spiegata. E che, sempre nella sua timeline, Goku è morto. Cell non specifica come, ma solo che non dovrebbe essere vivo, non parla di malattie o altro, quindi non sappiamo come sia accaduto. La testa inizia a farvi male? Perfetto, perché dobbiamo ancora iniziare. Per aiutarvi nella comprensione delle mie teorie ho preparato degli schemi che spero possano rendervi la lettura degli eventi più leggibile, ma abbiamo ancora alcuni dati da raccogliere. Il primo viene dal capitolo Trunks The Long Warrior, dove ci viene detto direttamente da Bulma che la macchina del tempo impiega circa 8 mesi per ricaricarsi. Questo dettaglio non è essenziale, ma è importante. Il secondo viene invece dal manga di Super, precisamente dalla saga di Zamasu. Quando il maestro Gowasu mostra gli anelli del tempo a Zamasu, rivela come questo strumento, a disposizione dei Kaioshin, consenta loro di spostarsi nel tempo, ma solo nel futuro, probabilmente per impedire la nascita di paradossi. L'anello originale è solo uno, ma ogni qualvolta che un incidente causa uno sdoppiamento della linea temporale, si genera un secondo anello di colore verde. Essendo gli anelli verdi 4, possiamo dare per scontato che esistano 5 linee temporali all'inizio di Super, una originale e 4 alterate. Una di queste linee, quella originale, non ci tocca direttamente, poiché ci viene detto, sempre da Gowasu, come il primo anello verde è nato a causa di un mortale dell'universo 12 che ha inventato una macchina del tempo. Ciò significa che ogni qualvolta che si viaggia indietro nel tempo cambiando la storia, si va a generare una timeline alternativa che coinvolge una copia di tutti i 12 universi di Dragon Ball. La timeline originale è quindi una timeline già alterata da altri, ma siccome è accaduto in un altro universo e non nel settimo, che è quello dove avvengono le avventure di Goku & Co., possiamo ignorare il fatto. Bene, siamo pronti per iniziare l'analisi. È stato un lungo preambolo, ma era necessario per prepararvi. Ciò che vi manca lo scopriremo esplorando le varie timeline. Tranquilli, cercherò di essere il più chiaro e semplice possibile. Iniziamo parlando della prima timeline ufficiale, se così si può chiamare. Io la reputo pessima, l'ho sempre reputata pessima. Attorno al 1995 e il 1996 vennero prodotti 7 volumi chiamati Dragon Ball Daizen Show, una collana di databook dedicata al manga e all'anime di Dragon Ball. Oltre ad illustrazioni, interviste a Toriyama, informazioni sul mondo di Dragon Ball, eccetera, la rivista propone una interpretazione di come possono essersi svolti gli eventi della saga di Cell, basata su 4 timeline. Il numero tornerà anche a livello di logica? Scopriamolo! Mi rendo conto che sia un po' complesso da comprendere vedendolo così, le mie schede sono più leggibili, tranquilli, ma proverò a riassumervelo in modo leggibile. Già che pongano la Real Story History, ovvero la timeline 1 di colore rosa come quella modificata da Trunks, la dice lunghissima su come dovremmo considerare questa interpretazione. La timeline 1 si divide quasi subito nella timeline 2 di colore arancio, che è quella in cui Goku torna, sconfigge Freezer, Trunks non torna indietro nel tempo e Goku muore di virus cardiaco un paio d'anni dopo.
Successivamente succede tutto il casino con gli androidi e Trunks torna indietro nel tempo la prima volta sconfiggendo Freezer e Cold e fornendo a Goku la medicina. Già questa è una pessima chiave di lettura. Trunks altera la storia, la sua timeline deve essere quella principale, non può essere trattata da timeline alternativa. Leggendo lo schema in questo modo sembrerebbe che il tempo si sia diviso in due timeline senza nessun motivo e successivamente il viaggio di Trunks nel passato abbia confermato la timeline originale. Logicamente è fuori di testa. Dopodiché Trunks torna nel suo tempo e dopo 3 anni viaggia nuovamente nel tempo per aiutare i guerrieri Z a combattere gli androidi. Qui tutto avviene come da programma fino al momento in cui Trunks, scovando il laboratorio segreto di Gero, trova i progetti del modello numero 17. A questo punto la timeline fa generare una nuova timeline. Da una parte abbiamo la timeline 1 dove tutto avviene come da programma, Trunks si allena con Vegeta, partecipano al Cell Game, eccetera. Dall'altra invece Trunks decide di tornare nel suo tempo per portare i progetti a sua madre nel futuro, così che possa creare un comando per disattivare i due androidi. Questo genererebbe la famosa fra i fan e infame Timeline 4, la timeline sconosciuta in cui abbiamo un Cell Game ma con l'assenza di Trunks. Ora, qual è il problema? Questa lettura fa pensare che si generino nuove timeline in base a una mera decisione individuale, come il lancio di una moneta, ma non funziona così, altrimenti avremmo centinaia di milioni di linee temporali, e non è questa la narrazione che ci vogliono vendere. Solo un viaggio nel tempo con conseguente interferenza diretta genera una nuova timeline, quindi questa lettura è sbagliata, ma non lo è solo questa. Tornando indietro alla sua epoca, Trunks genera in questo modo la Timeline 3 di colore verde, che è la timeline da cui proviene il Cell che noi conosciamo bene, che viaggerà poi indietro nel tempo fino alla Timeline 1 per divenire l'essere perfetto. In questa timeline Trunks sconfigge gli androidi usando il telecomando, ma non essendosi allenato con Vegeta è troppo debole per sconfiggere Cell, venendo così poi sopraffatto da lui che ruberà poi la macchina del tempo. Ora, anche qui abbiamo tanti problemi. Trunks non avrebbe mai abbandonato in questo modo la linea temporale che aveva involontariamente creato, ma se questa possiamo considerarla una mera ipotesi, arriviamo al nocciolo della questione. Cell non sa usare la macchina del tempo. Quindi Trunks aveva impostato la macchina per tornare a prima del primo viaggio e non a poco dopo la sua seconda partenza dal passato. Perché? Non ha senso. Trunks stesso insieme a Gohan ragiona sul fatto che tornando indietro non cambierebbe il passato ma genererebbe solo nuove timeline. Ecco perché decide di non farlo. Quindi perché tornare indietro invece che tornare a poco dopo la sua partenza con il telecomando pronto? Tra l'altro, ulteriore problema, dov'è il Cell interrato nella timeline di Trunks? Se Cell è tornato indietro a prima dell'arrivo di Trunks, è poi diventato parte di quella timeline, e quindi quando Trunks ha alterato la storia la prima volta generando due timeline sdoppiate, anche lui doveva essere presente in entrambe come tutti gli altri abitanti di quell'universo. Ma nella timeline di Trunks del futuro di Cell non c'è traccia fino a quando non fuoriesce dal laboratorio segreto. Tra l'altro, il Trunks che ha trovato i progetti di 17 era consapevole di Cell e del furto della macchina del tempo. I due eventi accadono quasi contemporaneamente, non si sarebbe mai fatto cogliere di sorpresa. Troppi errori, troppi. Iniziamo finalmente a fare sul serio. Pronti? Come avete visto, le versioni ufficiali fanno acqua da tutte le parti, ma ora ci pensiamo noi a fare ordine. Iniziamo partendo da un'ipotesi standard, man mano espanderemo. Tutte le date qui presenti sono state calcolate a partire dall'anno 788 datoci da Trunks. Nell'anno 762 Goku e Freezer tengono il loro scontro su Namek. Successivamente, 2 anni dopo, nel 764, Freezer, sopravvissuto allo scontro, e suo padre Cold raggiungono la Terra per vendicarsi di quello sporco Saiyan. Sappiamo che Goku sconfiggerà sia Metal Freezer che Re Cold, ma 2 anni dopo verrà colpito da un virus cardiaco incurabile e morirà per la malattia. Il Daizenshu volume 7 ci dà, sempre nel 766, la nascita di Trunks, che avrebbe quindi circa già 6 mesi quando faremo la sua conoscenza nella timeline alterata. Andando avanti scorreremo le timeline con più rapidità e disinvoltura, ma le prime volte facciamo le cose per bene. A maggio dell'anno 767 i due androidi appaiono sull'isola di Amembo e da qui la timeline si fa più incerta a livello di date. Sappiamo che 17 e 18 della timeline di Trunks, che da qui in avanti chiameremo Mirai Trunks, eliminarono uno dopo l'altro tutti i guerrieri della Terra, iniziando poi a sterminare l'umanità.
Solo Gohan e Trunks sopravvivono fino all'anno 780, quando anche Gohan viene ucciso. Trunks ha circa 13 anni. 4 anni dopo, nel 784, all'età di 17 anni, come da lui stesso confermato, Bulma riesce a terminare la costruzione e fare il pieno alla macchina del tempo. Mirai Trunks può così tornare indietro fino all'anno 764, dove per la prima volta altererà il corso degli eventi, generando così quella che chiameremo Dragon Ball Z Timeline. Questa timeline è quella che vediamo nel manga e nell'anime, quindi non ho bisogno di spiegarvi niente, sappiamo cosa accade. Un anno dopo questi eventi, secondo la timeline originale, ovvero nel 785, Trunks, dopo aver rifatto il pieno alla macchina, ricordiamo che ci vogliono almeno 8 mesi di tempo, compie il suo secondo viaggio. Questa volta non torna indietro però di 20 anni, ma di 18 fino al 767, l'anno dell'arrivo degli androidi. E qui, nuovamente, tutto avviene come da manga e anime. Abbiamo lo scontro con i 17 e 18 della nostra timeline, Cell, il Cell Game e infine Trunks che ritorna nella sua epoca ed elimina i suoi 2 androidi con la nuova forza ottenuta. 3 anni dopo, nel 788, elimina lo stesso Cell impedendogli di tornare indietro. Adesso abbiamo 2 timeline. Da dove cazzo è spuntato fuori il Cell che ha viaggiato nel tempo? Abbiamo bisogno almeno di una terza timeline, ma da dove la facciamo cicciare fuori? Non è che possiamo inventarcelo a caso. La timeline di Cell potrebbe essere la timeline originale, quella pura, ma non avrebbe senso. Se Cell fosse tornato indietro nel tempo avrebbe alterato la sua linea temporale, non quella già alterata dal mortale dell'universo 12. Mirai Trunks può viaggiare liberamente fra 2 timeline solo perché in origine era un'unica linea temporale e la sua macchina si è, per così dire, agganciata alla timeline alterata da lui stesso, il che fa della macchina di Bulma non una macchina del tempo, ma una macchina tempo-dimensionale, capace perciò di viaggiare sia nel tempo che fra le dimensioni parallele. Su questo penso non ci siano dubbi, altrimenti, come ci spiega il buon Doc Brown, Mirai Trunks, tornando indietro una seconda volta di 18 anni, dovrebbe tornare nella sua linea temporale e non in quella che ha già modificato una volta. Inoltre, alterata la linea temporale, lui non dovrebbe più essere in grado di tornare nel suo futuro, ma solo in quello che ha già provveduto a cambiare. Questo a patto, appunto, che la macchina del tempo sia solo una macchina del tempo. La questione sulle vere capacità della macchina del tempo ci servirà per la mia teoria molto fuori dagli schemi. Sapete come questa doppia timeline avrebbe potuto funzionare in modo più elegante se solo Toriyama ci avesse pensato? Se Mirai Trunks nell'anno 788, conscio della presenza di Cell imperfetto nel suo mondo appena risvegliato, avesse finto di essere più debole facendosi sconfiggere, evitando ovviamente di morire, per consentire a Cell di rubare la macchina del tempo e tornare indietro per compiere il suo viaggio, diventare perfetto e venire poi sconfitto da Gohan. In questo modo avremmo avuto solo 2 Cell, non più 3, il Cell della timeline originale di Mirai Trunks e il Cell della timeline alterata eliminato da Krillin, ancora in fase embrionale. Perché fare ciò? Trunks è forse la persona più consapevole di come i viaggi temporali agiscano e influenzino lo scorrere degli eventi. Sapendo che un Cell sarebbe dovuto tornare indietro, è logico supporre che quello avrebbe dovuto essere il suo Cell, e così facendo si spiega perché avesse impostato la data per il 763, proprio perché sapeva che quella era la data in cui Cell era tornato nel passato e si sarebbe adoperato perché tutto andasse in modo da non scombinare la storia. Il che spiegherebbe anche il perché, in oltre 2 anni di tempo, Trunks non sia andato al laboratorio segreto a distruggere un Cell quasi completo ma ancora indifeso. Voleva lasciare che si completasse così da chiudere il circolo. Oltre ciò, consapevole dei rischi dei viaggi nel tempo, facendo così avrebbe eliminato la macchina del tempo dalla sua timeline, in modo che nessun altro avrebbe potuto servirsene come intendeva fare Cell. Una scelta molto forte, ma Mirai Trunks da sempre è forse, di tutti i guerrieri di Dragon Ball Z, quello più, potremmo dire, responsabile, soprattutto a causa di ciò che ha dovuto vivere. E così facendo avremmo chiuso il circolo delle 2 timeline con una certa intelligenza, non rispondendo a tutti i dubbi, ma a molti altri sì, e devo dire che avrei apprezzato l'idea, molto ciclica. Ma dato che questa elegante soluzione non è stata presa in considerazione, dobbiamo ancora risolvere tutti i problemi che abbiamo di fronte. Ho circoscritto i problemi maggiori in 3 punti, tutte le altre questioni sono altrettanto importanti ma secondarie. I 3 problemi da risolvere per dare un senso alla trama sono: punto primo, perché nella linea temporale di Mirai Trunks non ci sono 2 Cell?
Punto secondo, perché Trunks stava tornando nell'anno 763 dopo aver sconfitto le sue versioni di 17 e 18? Non ha senso nell'ottica del funzionamento delle timeline, non avrebbe salvato le due timeline esistenti ma solo generato una terza ancora nuova. Punto terzo, il Trunks del futuro che è riuscito a disattivare i due androidi doveva essere a conoscenza di Cell seguendo la storia ufficiale, quindi è impossibile che sia stato preso di sorpresa nell'anno 788. Oltretutto era a conoscenza del laboratorio segreto, quindi perché non uccidere Cell subito? La mia ipotesi su come Mirai Trunks avrebbe potuto assecondare ciclicamente gli eventi di proposito risolverebbe due dei tre punti, non il primo, ma sarebbe già qualcosa. Dato che non è così in ogni caso, dobbiamo tirare in ballo una mia nuova teoria che coinvolge una nuova timeline che nessuno di noi ha mai visto prima e che ho ribattezzato la timeline del fallimento. La fase 1 di questa timeline avviene come da base della timeline di Mirai Trunks. Tutti gli eventi che abbiamo già visto fino al primo viaggio di Trunks nell'anno 784 per avvertire Goku e dargli la medicina per il cuore. Questo fatto genera una nuova timeline nella quale 3 anni dopo Trunks ritorna anche se per lui è trascorso solo un anno. Adesso voglio porvi una domanda, cosa sarebbe accaduto se il 17 e il 18 svegliati da Gero fossero stati come quelli della timeline di Trunks? L'unica fortuna dei guerrieri Z nella timeline alternata è che per motivi X tuttora inspiegabili i due androidi della loro linea temporale non sono dei mostri assassini, altrimenti avrebbero facilmente eliminato Vegeta, Piccolo e Trunks quando questi hanno attaccato briga con loro. Forse qualcuno fra Gohan, Krillin o Tenzin sarebbero riusciti a fuggire e salvarsi durante lo scontro, ma la battaglia si sarebbe conclusa con una carneficina. Proviamo a immaginare questo evento. Tutti, incluso Mirai Trunks, vengono annientati dagli androidi. Terribile, vero? Ora, nella timeline originale Trunks non farebbe più ritorno. I due androidi continuerebbero a devastare l'umanità fino all'anno 787, nel quale Cell completerebbe la sua gestazione. Una volta svegliato, prima o poi troverebbe il modo di assorbire 17 e 18. Fatto ciò diventerà finalmente l'essere perfetto. Quello che succederà da qui in avanti possiamo solo immaginarlo, ma è probabile che la Terra verrà distrutta anche solo per festeggiare la riuscita del suo piano con dei grandi fuochi d'artificio. Ma nella timeline alternata, i due androidi compierebbero un massacro dopo l'altro, uccidendo tutti i guerrieri, incluso forse perfino lo stesso Gohan. Bulma, non partecipando attivamente alla battaglia, potrebbe sopravvivere insieme al piccolo Trunks, ma con tutti morti lei da sola cosa potrebbe fare? Ed ecco che decide di prendere spunto dal lavoro della sua futura se stessa. Inizierà a progettare una macchina del tempo per cambiare nuovamente il passato, con la triste e desolante consapevolezza che il primo tentativo è fallito, di come abbia mandato suo figlio dal futuro a morire e che il mondo originale sarà stato probabilmente distrutto. Stavolta però farà le cose a modo suo. Decidere di salvare Goku e affidare ai guerrieri la salvezza del pianeta è stato un errore. Ricordiamo come la stessa Bulma abbia proposto di distruggere subito il laboratorio di Gero, prima che gli androidi si risvegliassero e come praticamente tutti abbiano disdegnato la sua idea. Vedendo dove il loro stupido orgoglio li ha portati, Bulma deciderà di fare tutto da sola. Stavolta manderà indietro Trunks, ma non più con il piano originale. Oltre alla macchina del tempo costruirà anche un telecomando per bloccare gli androidi. Senza tuttavia i progetti di Gero, il lavoro le occuperà diversi anni e il tutto sarà pronto solo nell'anno 788, con soli 4 anni di ritardo grazie anche al fatto di aver potuto studiare un poco della tecnologia della macchina del tempo del futuro, fatto che gli ha consentito di concentrarsi maggiormente sul telecomando che sperimenteranno su 17 e 18 presenti nel loro mondo, riuscendo a distruggerli. Il nuovo piano prevede così di spedire Trunks nel 763, un anno prima ancora della visita del suo omonimo. Stavolta avrebbe dovuto agire in totale segretezza, limitare l'uso della sua energia e distruggere gli androidi e Gero con l'ausilio del telecomando. Purtroppo il ritardo nel partire ha dato tempo alla macchina nel laboratorio segreto di Gero di terminare i lavori su Cell, che ha rubato la macchina ed è riuscito così a tornare indietro fino all'anno 763. Facendo ciò, Cell condannerà anche la seconda timeline e, raggiungendo il passato, genererà una nuova timeline alternativa poiché lui in queste due timeline non era presente. Questa è la timeline del fallimento. Sebbene una volta che Cell stesso sia tornato indietro nel tempo, questa timeline non ha più nessuno che minacci la Terra, ma a quale prezzo? La totale distruzione del pianeta e la morte di tutti è forse troppo da pagare.
Ora che Cell ha generato a partire dal 763 una nuova timeline in cui lui è interrato in attesa, queste due linee temporali saranno bloccate e isolate. Si andrà a generare così una nuova linea temporale che si svolgerà sempre come abbiamo visto svolgersi la timeline di Mirai Trunks, fino al momento in cui Bulma reinventerà la macchina del tempo e Trunks non genererà una seconda timeline. Qui andiamo veloce perché, con l'eccezione della presenza di Cell, è la linea che abbiamo già visto. La soluzione della timeline del fallimento personalmente mi piace. Adoro l'idea di un futuro in cui, pur avendo lottato tutti per proteggerlo, le cose siano andate male e di come il viaggio di Trunks non sia servito a cambiare niente. Ha un che di triste e desolante in senso romantico. Inoltre risolverebbe il problema del viaggio di Cell nel 763 e del perché il Trunks del futuro sia stato colto alla sprovvista dato che non sapeva dell'esistenza di Cell. Oltretutto, non potendo mai allenarsi con nessuno, era fin troppo debole per avere la meglio. Questa timeline risolve anche l'enigma del fatto che il Cell che organizzerà il Cell Game sembrasse provenire da una timeline in cui Trunks aveva già viaggiato nel tempo, ma in cui comunque tutto era stato distrutto e tutti fossero morti. Semplicemente anche questo è frutto di una sorta di ciclo. Bello, vero? Poetico, ma non risolve l'enigma dei due Cell nell'universo di Mirai Trunks. Perché non esistono due Cell? Dov'è il Cell interrato? Ok, da questo momento in avanti io sono andato avanti formulando due diverse soluzioni che, a loro modo, si autoreggono da sole e che spiegherebbero a modo loro l'intero enigma dei tre Cell, come ormai l'ho affettuosamente chiamato. Iniziamo dalla prima che ho soprannominato il Cell di Schrödinger. Si tratta di un paradosso della meccanica quantistica molto famoso, ma per chi non lo conoscesse o per chi servisse un piccolo ripasso, l'esperimento descrive un apparato nascosto da un contenitore in cui un gatto è collegato a un sistema fisico che ne determina la morte se in esso si verifica spontaneamente un evento subatomico con una certa probabilità in un dato tempo. Secondo la meccanica quantistica, finché non viene osservato, un tale sistema si trova in una sovrapposizione degli stati evento avvenuto non avvenuto. Da questo deriva che anche l'animale dovrebbe trovarsi nella stessa condizione, con la conseguenza paradossale che gli stati di gatto vivo e morto sarebbero entrambi presenti contemporaneamente. Questo paradosso va associato a un secondo aspetto importante da analizzare che ci riporta nuovamente a Dragon Ball Super. Parleremo ora di un evento accaduto durante la saga di Zamasu. Sono passati ormai un botto di anni, ma avviso comunque per possibili spoiler. Il semplice utilizzo di una macchina del tempo per viaggiare nel passato non crea all'istante una nuova linea temporale. Se io viaggio indietro nel tempo, atterro in un deserto disabitato, mi faccio una passeggiata fra le dune e dopo mezz'ora riparto, non esiste alcun paradosso. È quando viene innescato un cambiamento che altera lo scorrere del tempo che si crea un paradosso. Quando Mirai Trunks viaggiò una seconda volta nel passato per aiutare a combattere gli androidi, non fu creata una nuova linea temporale, in quanto probabilmente Mirai Trunks era già divenuto parte di quella linea temporale. Il suo ritorno era già previsto dallo stesso Trunks del primo viaggio e le sue successive azioni non sono quindi considerate elementi esterni ma parte integrante di quella timeline. In Dragon Ball Super, quando Mirai Trunks ritorna nel nostro tempo, non viene creata una linea temporale finché Beerus non cancella Zamasu dall'esistenza. Solo questa azione genera un quinto anello verde, fino ad allora non esiste paradosso. Se diamo per vero questi due fatti, allora è ovvio che abbiamo un problema. Nella precedente timeline del fallimento abbiamo considerato come le azioni di Cell generi una nuova linea temporale tornando indietro nel tempo, ma Cell non può farlo, non nel momento in cui compie il viaggio almeno, poiché non fa nulla che possa avere un effetto tangibile sul mondo. Appena uscito dalla macchina ancora in forma larvale, si interra dopo pochi metri per poi dormire per più di 3 anni. Il viaggio indietro nel tempo di Cell genera certamente un cambiamento, come lo ha fatto il viaggio di Trunks, ma non può farlo fino al momento in cui Bulma scopre l'esistenza della seconda macchina del tempo e Dio si accorge dell'esistenza di Cell che, svegliato da poco, attacca Ginger Town. Fino a quel momento dobbiamo considerare che la linea temporale in cui Cell è presente interrato e quella in cui Cell non è mai tornato indietro sono perfettamente identiche e quindi è probabile che scorrano all'unisono come fossero una singola timeline all'interno di una sovrapposizione degli stati evento avvenuto non avvenuto, già affrontata nell'esempio del gatto. Solo allo scoccare dell'anno 767 apriremo la scatola e scopriremo se il gatto è vivo o morto, o meglio, se Cell è presente o no. Ed è allora che la linea temporale si divide. Dalle 2 linee temporali esistenti ci ritroviamo ora con 4 linee temporali, sulla base del fatto della presenza o no di Cell. Il numero torna con gli anelli, ma cerchiamo di approfondire cosa accade.
Seguendo questa logica, la linea temporale di Mirai Trunks si divide in due linee temporali. Quella in cui Cell non è presente, che è proprio quella di Mirai Trunks che conosciamo, risolvendo così l'annoso problema della presenza dei due Cell, e una linea temporale in cui Cell esce dal terreno nell'anno 767. Essendo questa una timeline senza più Goku e con i guerrieri terrestri molto più deboli, Cell riesce facilmente nel suo tentativo di assorbire 17 e 18, diventando l'essere perfetto. Fatto ciò inizierà a sterminare tutti gli umani e infine, per festeggiare la sua promozione, farà un bel fuoco d'artificio col pianeta. E questa era semplice. Vediamo invece la timeline di Z. Abbiamo la timeline dove Cell è presente, ovvero quella che conosciamo di storia, e la seconda timeline in cui Cell non è presente. Ora, questa è la timeline complessa perché se la presenza di Cell rendeva semplice capire cosa sarebbe successo, qui le possibilità sono infinite. Io ho una mia teoria, ma potrebbe essere accaduto altro, c'è solo un punto fermo da rispettare, ovvero che è qui che deve avvenire il viaggio indietro nel tempo fino all'anno 763. Senza Cell a mettere pressione, e magari Vegeta che non fa cazzate come suo solito, è probabile che a una certa androidi umani riescano a trovare un accordo. I 17 e 18 di questa linea temporale non sono i mostri spietati di quella di Mirai Trunks, 16 ancora meno di loro. In questa timeline Trunks del futuro inoltre non tornerà perché la macchina del tempo è settata per l'altra linea temporale e non c'è neanche qualcuno che possa instigare lo scontro. Quindi è probabile che si riesca, prima o poi, a giungere a un'intesa che porti alla pace. Fino però all'arrivo di Babidi e del suo esercito nell'anno 774. Per risvegliare la sfera che contiene Majin Buu è necessaria un'enorme quantità di energia e senza il power up ottenuto durante lo scontro contro Cell, i vari guerrieri si trovano in difficoltà. Babidi, nel cercare di raccogliere energia sufficiente, sguinzaglia i suoi sgherri, Pui Pui, Yakon, Darbula e gli altri vari minion sul pianeta, iniziando a corrompere gli umani dal cuore malvagio, assorbire energia vitale e distruggere le città. Com'è, come non è, mi aspetto che pure a sto giro Vegeta si faccia controllare perché se uno nasce storto non può morire dritto e questo scontro porterà alla distruzione del pianeta. In qualche modo riescono a prevenire la resurrezione di Majin Buu, ma i vari guerrieri, incluso purtroppo Piccolo, che in questa realtà non si era più fuso con l'altra sua metà, e quindi Dende non è diventato il nuovo dio, e perfino gli stessi 17, 18 e 16 muoiono lasciando in vita solo il giovane Trunks. Alla fine riescono, grazie anche all'aiuto di Kaioshin, a impedire il risveglio di Majin Buu, ma il prezzo da pagare è alto. Sì, è una versione espansa della timeline del fallimento. Bulma, sopravvissuta al massacro, madonna che culo che ha sta donna, non ci si crede, inizia a progettare una nuova macchina del tempo, consapevole del fatto che se Trunks viaggiasse indietro rischierebbe di trovarsi non nella loro timeline, ma in un'alternativa, memoria degli eventi di Mirai Trunks. Decide di inviarlo prima del suo primo viaggio, in un periodo per lui più sicuro possibile, ovvero il 763, quando molti dei guerrieri era ancora morto, Goku non sulla Terra, Vegeta che era chissà dove, in modo che potesse passare più inosservato possibile e distruggere la sfera di Majin Buu nascosta sottoterra. Giunti all'anno 788, Trunks è pronto a partire, ma oh oh, guarda chi si è risvegliato e sta cercando i due androidi distrutti da Darbula. Tra l'altro, non avendo mai avuto a che fare né con Cell né con la seconda macchina del tempo, ci sta che sia Bulma che Trunks siano totalmente blind e quindi Cell riesca a prenderlo di sorpresa, rubare la macchina del tempo e tornare indietro generando l'evento delle 4 timeline. Pausa per gli applausi! Questa ipotesi, che io chiamo la timeline del Cell quantistico, non mi dispiace come possibile soluzione, lo ammetto. È elegante a suo modo e sebbene richieda una certa dose di ipotesi nella timeline del fallimento, beh, funziona, si autoregola. Tra l'altro in questa versione non sarebbero più il problema dei 3 Cell, ma dei 4, in quanto abbiamo un Cell in ognuna delle timeline, con uno di questi che torna indietro e si sdoppia riuscendo perfino nel suo piano nella timeline 2 di Mirai Trunks, che si concluderà con lui che, distruggendo la Terra, distruggerà pure l'ipotetico futuro se stesso di quella linea temporale prima che nasca. Poesia, ma non è quella che io reputo giusta. Arriviamo all'ultima teoria, la teoria degli infiniti multiversi sfalsati che, per me, è quella giusta e canonica e voglio vedere se riuscite a farmi cambiare idea. Questa teoria è quella che dà anche origine al titolo del video, che spero sia stato abbastanza chiappaclick. Ora, siamo nel 2024, gli universi paralleli sono la nuova donna di facili costumi dell'intrattenimento, sono ovunque quindi non devo spiegare cosa siano, spero.
Ovviamente vi sono varie interpretazioni che cercano di spiegare la loro natura andando a scavare nella meccanica quantistica, ma non lo faremo qui. Vi pongo le basi della mia teoria e poi ve la spiego. Punto primo. Esistono infinite copie dei 12 universi che consideriamo come una sorta di unica entità. Quasi tutte scorrono in modo simile, ma vi sono micro o macro variazioni in base agli eventi che accadono al suo interno. Se avete difficoltà a immaginarlo, ipotizzate di posizionare su una linea 10.000 fogli con su scritto un testo molto fitto, scritto piccolissimo, tanto da far entrare migliaia di parole. Partite dal centro e man mano che appoggiate nuove pagine ai lati, cambiate una singola parola di quel testo. Per decine o centinaia di dimensioni avrete mondi che scorrono simili fra loro, ma allontanandosi di migliaia di dimensioni si inizia a divergere sempre di più. Punto secondo, la macchina del tempo di Bulma non è una macchina del tempo, mi spiego meglio. Abbiamo già chiarito che la macchina è una macchina tempo-dimensionale, giusto? Altrimenti non potrebbe spostarsi fra le dimensioni, oltre che nel tempo. Mentre la mia mente stava collassando su se stessa alla ricerca di una risposta, persa fra infiniti fogli di appunti, pagine Excel, diagrammi al computer, ho pensato, e se la macchina non viaggiasse nel tempo davvero? Mi spiego. Ipotizziamo, come ho detto, l'esistenza di infiniti universi paralleli. Ciascuno di essi si genera quando avviene un evento particolarmente rilevante e ognuno di essi scorre alla stessa velocità, quindi se trascorre un giorno in un universo ne trascorre uno anche negli altri. Ma se anche scorrendo tutti alla stessa velocità non fossero tutti sincronizzati? Se ad ogni generazione di un nuovo universo si generasse uno scollamento anche solo di qualche secondo, nel corso del tempo con l'aumentare degli universi paralleli avremmo universi che scorrono sì sempre alla stessa velocità, ma con gap accumulati di minuti, ore, giorni, settimane, mesi e perfino anni. Lasciatemi spiegare il funzionamento della mia teoria con uno schema semplice. Qui abbiamo la linea di Mirai Trunks. Non la spiegherò di nuovo, dai, ormai siamo pratici. A un certo punto, nell'anno 784 della sua epoca, Mirai Trunks setta la macchina per raggiungere il 764 e incontrare Goku di ritorno dal pianeta Yardrat. La macchina quindi cosa fa? Sapendo che il tempo è una costante, dato che ogni universo scorre alla stessa velocità ed è quindi una dimensione fissa non mutabile, questa cerca e si lega alla prima dimensione parallela che è indietro di circa 20 anni rispetto a quella in cui Mirai Trunks sta partendo. E così facendo trova la dimensione di Dragon Ball Z, eseguendo uno spostamento orizzontale che non comporta davvero viaggiare nel tempo. So che può sembrarvi strano, ma vi invito a riflettere su questa ipotesi. Mettiamo che voi crediate di aver inventato una macchina del tempo e decidiate di tornare, nel 1940 per uccidere Hitler, che è tipo uno degli sport più in voga di quegli anni, subito dopo l'invasione della Polonia. La macchina vi porta in una dimensione parallela dove sono ancora gli anni 40, voi scendete a Berlino di quegli anni, e come fate a capire che non avete viaggiato nel tempo? A meno che le due dimensioni non siano così distanti e abbiano subito evoluzioni così divergenti per cui, ad esempio, la Germania avesse sviluppato una tecnologia tale da avere dei match da guerra e il cielo fosse pieno di aeronavi steampunk, voi vi convincereste di aver viaggiato nel tempo perché quella è la prima cosa che la vostra mente vi suggerirebbe e vi autoconvincereste sempre più di ciò. In questa realtà i paradossi temporali non esistono. Traslando da una dimensione all'altra, si va a subentrare all'interno della storia di quella dimensione senza generare nuove linee temporali. Il Cell che si interra nella timeline Z semplicemente proviene da una timeline distante ben 25 anni rispetto alla nostra invece che 20 come quella del primo Mirai Trunks, per cui quando il suo Trunks per motivi a noi ignoti ha settato il viaggio fino al 763 della sua epoca, si è agganciato a quella linea temporale specifica. Se siete stati attenti finora, avrete un dubbio da pormi. Se non è possibile viaggiare nel tempo ma solo nelle dimensioni, come ha fatto Mirai Trunks a tornare nella timeline di Z 3 anni dopo se per lui era trascorso solo un anno? Beh, non lo ha fatto. Ok, quel che sto per dirvi può scioccarvi, ma non è lo stesso Trunks. Noi abbiamo avuto a che fare con ben due Trunks di due diverse linee temporali che stavano entrambi provando a cambiare il passato. Può sembrare strano, ma dovete immaginare l'esistenza di centinaia di migliaia di mondi paralleli in cui stanno avvenendo questi stessi eventi in modo simile. Non identico, ma simile. Questa cosa spiegherebbe anche le varie dissonanze temporali. Perché nel mondo di Trunks sono apparsi direttamente 17 e 18? Perché da noi invece sono arrivati 19 e 20? Perché i 17 e 18 di Mirai Trunks sono mostri crudeli e i nostri invece no? Da dove è cicciato fuori 16?
Certo, esiste l'effetto farfalla, ma il viaggio nel passato di Trunks e di Cell non può aver generato cambiamenti così grandi, considerando come nessuno dei guerrieri Z ha fatto niente per cambiare appositamente la storia, e Gero si stava facendo bellamente i cazzi suoi. Oltretutto, in una vignetta durante il suo primo viaggio, Trunks dice questa frase chiamando gli androidi del suo futuro 19 e 20 e non 17 e 18 come invece è quando torna nuovamente nel passato. Ora, certo, la soluzione vera è che Toriyama voleva disegnare un vecchio decrepito in carta pecorito e un socio di Kim Jong-un incerato come cattivi, ma il suo editor si è incazzato e gli ha detto: ma che cazzo stai a fa? Ma che sostitucessi? Ma vuoi trovarmi un cattivo esteticamente più figo? E così Toriyama ha fatto. Ma volendo estrapolare questa frase e contestualizzarla nella narrativa degli infiniti universi paralleli, tornerebbe. Il primo Mirai Trunks veniva da un mondo in cui erano stati 19 e 20 a distruggere tutto, mentre il secondo da un mondo dove sono stati 17 e 18. È probabile che durante il suo secondo viaggio il primo Mirai Trunks sia finito in una linea temporale diversa, mentre il secondo, che era finito in un'altra linea temporale, cambiando anche lui le date di arrivo, sia incappato nella nostra. E noi non ce ne siamo accorti? E neanche lui? Il primo Trunks è rimasto con noi per quanto? 5 ore? 6 ore? E ha parlato letteralmente nulla per evitare di cambiare la storia in ogni modo possibile. Certo, poi ha accoppato Metal Freezer e Ray Cold, ma sia mai che gli sfuggiva che ha vinto i mondiali di calcio del 772, che poi lì sì che erano cazzi amari per tutti. La macro trama era sempre la stessa, androidi cattivi, futuro distrutto, tutti crepati male, ma magari il primo Mirai Trunks amava la cucina italiana, il secondo quella cinese. Nel mondo A Vegeta era stato il primo a scoppiarci male, mentre nel mondo B è stato Yamcha. Uno dei due Trunks amava i Pokémon, l'altro aveva la fissa per i Digimon. Capite che se noi abbiamo avuto possibilità di conoscere il secondo Mirai Trunks per un po' più di tempo, il primo ha fatto toccata e fuga. Come avresti potuto distinguere due persone quasi identiche e che hanno vissuto una storia quasi uguale al 95% con così poche informazioni? Tutto torna, usando un termine già usato in precedenza, elegantemente. Aspetta Gaigan, aspetta! E gli anelli del tempo dei Kaioshin? Grazie della precisazione, bimbo Gigi in prestito dal canale di Barbascura, dove ti rispedisco appena finisco sto video. Cosa sappiamo di questi anelli? Che permettono ai Kaioshin di viaggiare nel futuro degli universi paralleli creati. Ora, parliamo un po' delle divinità nel mondo di Dragon Ball. Sono un mare di coglioni, in senso buono. In fondo Toriyama li ha creati così. Ogni volta che ti presentano una carica divina o celestiale superiore te la fanno apparire in pompa magna come fosse il nuovo modello di iPhone Pro Ultra Max, per poi rivelarsi tutti dei Nokia 3310. E nessuno di loro ha l'unico attributo che mi aspetterei da una divinità, ovvero l'onniscienza. Nessuno sa un cazzo. Ragazzi, Baba, una vecchia che domani puoi trovare in piazzetta a bucare i palloni ai ragazzini perché fanno troppo casino, può riportare i morti in vita per 24 ore. Ma anche Re Enma c'ha questa abilità, lui che è il re degli inferi. Al limite può rimandare la distruzione di un'anima, che volendo fare un paragone significa semplicemente rallentare le scartoffie, una roba che qualunque dipendente comunale italiano fa tutti gli anni da luglio fino a fine agosto. La mia teoria è che ognuno di questi anelli si venga a generare quando due linee dimensionali che dovrebbero scorrere separate vengano a toccarsi in qualche modo, generando così una connessione. L'anello diviene una sorta di prova di quel contatto, consentendo al Kaioshin di viaggiare liberamente fra la sua dimensione e quella in cui è entrata in contatto, probabilmente anche per motivi di controllo, in caso ciò porti a gravi incidenti per la sicurezza dell'universo. E quante sono le dimensioni che sono entrate in contatto con quella ufficiale del manga? In questa ipotesi? 3. Più quella del mortale dell'universo 12, sono 4. E i conti tornano di nuovo, è la linea di pensiero più solida, ed ecco perché, come sostengo dal titolo, i viaggi nel tempo in Dragon Ball non esistono. Oh mio Dio, io non ho più voce, quindi basta così. Mezz'ora di roba nerd così becera non l'ho mai fatta e non aspettatevela a breve di nuovo. Battute a parte, spero che il video vi sia piaciuto, vi rinnovo l'invito a lasciare like, commento, iscrizione, condividere, eccetera eccetera. Fatemi sapere cosa ne pensate delle mie teorie, sentitevi liberi anche di contestarle, se qualcosa non vi torna sarò felice di rispondere nei commenti. Sempre educazione, mi raccomando. E godetevi tutti Sparking Zero e Daima in arrivo a breve. Ora vado a fare dei gargarismi con acqua e sale grosso che ho la gola in fiamme. Da Gaigan è tutto e, come sempre, alla prossima!